video di oggi vi voglio parlare di questo illuminatore della Godos ML60 B-Color. Allora, innanzitutto ho caricato recentemente proprio un video, un backstage, dove utilizzavo questo illuminatore all'aperto, e se ovviamente vi può interessare, anzi andatelo a vedere, perché nel video di oggi vi racconto proprio perché ho utilizzato questo illuminatore e non un banalissimo flash. Dall'ML60 normale rispetto a questo Godos B-Color le differenze sono sostanzialmente due. La prima, ovviamente l'avete già intuita, è la temperatura colore. Qui abbiamo una temperatura colore fissa nell'ML60 di 5006, nel B-Color abbiamo una temperatura modificabile tramite un dimmer che va da 2008, quindi molto calda, a 6005, quindi molto utile in quei contesti dove lo inseriamo, dove ci sono luci diverse, quindi basta regolare la temperatura molto velocemente girando questo dimmer. Ovviamente possiamo farlo anche nell'ML60 normale inserendo una gelatina. In ambito video l'ML60 e il B-Color hanno a disposizione anche 7 preset incorporati, cosiddetti FX, per aiutare la creatività del videomaker nei propri video. Per usufruirne dovrai semplicemente entrare nel menu pigiando il dimmer di destra alla voce effetti. L'ML60, ricordo, è decisamente un illuminatore portatile grazie a un peso contenuto di solamente 770 grammi, quindi inferiore al chilo. Ovviamente questo peso è netto, senza accessori. Le dimensioni sono di 145 x 88 x 88 mm. Le ML60 e B-Color utilizzano di serie l'innesto Godos Mount, che ha una circonferenza molto piccola per utilizzare tutti i modificatori della Godos con questo attacco. Ce ne sono molti in commercio, e invece se possiedi modificatori con attacco Bowers, ricordo che in commercio esiste il bracket S2, così potrai utilizzare tutti questi modificatori, però devi rinunciare a un po' di portabilità e di peso. Per quanto riguarda la potenza, abbiamo un assorbimento massimo per entrambi i modelli di 60 watt. La potenza ovviamente puoi modificarla da 0 a 100 tramite il dimmer, entrambi i modelli, e possono essere alimentati tramite batterie, quindi possiamo utilizzarlo all'esterno. Le batterie sono le classiche che conosciamo tutti, le NPF della Sony. Magari ti consiglio di prendere un modello decisamente capiente, minimo 6600 mAh, così ci farai oltre 60-70 minuti alla massima potenza. Come vi dicevo, questo battery box è già in dotazione, ha anche la linguetta per essere allacciato ai pantaloni. Per quanto riguarda i watt, vi dicevo che sono 60, però la potenza in lux è diversa tra i due modelli, perché nell'ML60 B-Color qui abbiamo alla distanza di 1 metro con la parabola standard 10.000 lux all'incirca, invece nell'ML60 normale di lux ne abbiamo 13.000, quindi c'è un po' di differenza, quindi devi prendere in considerazione questa cosa. Però ti ricordo ancora una volta che qui hai il beneficio di cambiare la temperatura colore da 2008 a 6005. Come vi dicevo in precedenza, il battery box è già in dotazione, le batterie no. Allora, una cosa molto importante: per vedere lo stato delle batterie basta premere questo pulsantino e si accendono dei LED. Come in questo caso se ne sono accese 2, perché vuol dire che abbiamo già usufruito al 50% della nostra capacità della batteria. Nello shooting che ho caricato recentemente, dove lo utilizzavo con Valentina all'aperto, allora, innanzitutto lo so, potevo utilizzare benissimo un Godos AD100, uno Speedlight, il nuovo V863, nessun tipo di problema, ingombro decisamente minimo, ma ricordo ancora una volta che questo Godos ML60 è decisamente portatile, perché
Innanzitutto lui pesa 800 grammi, quindi è molto leggero. Ovviamente con tutto l'ambaradan che stai vedendo siamo sui 2 kg, però tutto sommato è lo stesso peso che avremo con un normalissimo Godos AD100, anche uno Speedlite, ovviamente compreso del softbox, ok? Però volevo farti vedere che anche all'aperto puoi utilizzare questo ML60 e avere degli ottimi risultati. Il vantaggio ovviamente della luce LED rispetto al flash è che già come nella mirrorless l'anteprima del risultato che avrai, quindi devi valutare un po' te. Ovviamente questi tipi di illuminatori sono molto adatti per chi è videomaker, per illuminare i propri video. Dal momento che abbiamo tutto l'ambaradan montato, qui ne approfitto anche per dirti altre cose molto importanti. Una tra le cose che volevo ovviamente segnalare che devi prendere in considerazione, allora, come stai vedendo io ho inserito questo softbox da 60 cm e questa è l'inclinazione massima che riesco a dare con questo ovviamente supporto che ti dà in dotazione la Godos, con questo battery grip. Purtroppo non possiamo inclinare maggiormente. Ovviamente se prendi in considerazione anche un softbox decisamente più ampio da 90 cm l'inclinazione sarà ancora inferiore. Questo problema non sussiste dal momento in cui toglierai questo bracket dallo stativo, lo dai in mano all'assistente, però se sei da solo questa è una cosa che devi prendere in considerazione. Vediamo velocemente allora la parte posteriore di questo illuminatore di casa Godos. Allora, innanzitutto nella parte sottostante abbiamo l'entrata per alimentarlo. Ricordo che può essere alimentato con un pacco batterie, le batterie NP della Sony, può essere anche alimentato acquistando a parte l'accessorio le batterie V-mount e ovviamente col trasformatore di rete che vi danno in dotazione. Vi danno in dotazione anche 3 lunghezze di cavo, questa piccolina che sto utilizzando io da 15 cm, ne abbiamo una intermedia da 1,5 m e quella lunghissima da 5 metri, consigliatissima se la utilizziamo in studio con l'alimentatore. Allora accendiamo con questo tasto, quello sotto, e come vedete si accende anche un piccolo monitor, un piccolo display dove avremo delle informazioni. Come in questo caso abbiamo il wifi acceso e il canale in cui sto operando. Abbiamo, ricordo, 32 canali. Con il dimmer di destra aumentiamo, abbassiamo la potenza fino al 100%, con il dimmer invece di sinistra, pigiandolo, entriamo nel menu. Nel menu cosa possiamo fare? Attiviamo o disattiviamo con il dimmer di destra la ventola che è ultra silenziosa. Dopodiché abbiamo il wifi, possiamo attivarlo o disattivarlo in base se possediamo o vogliamo utilizzare il telecomando. Dopo abbiamo gli effetti luce e video che potranno tornarci utili. Dopodiché abbiamo il canale, dobbiamo decidere che canale adoperare, ad esempio io adesso sto usando il canale 1, ricordo che ne abbiamo 32, e i gruppi. Qui abbiamo 16 gruppi, quindi potremo usare fino a 16 ML60 o altri illuminatori Godos. Parliamo adesso invece di controllo remote, come quando facciamo nei flash abbiamo i trigger, possiamo controllare più flash tramite ovviamente l'X Pro o l'XT2 e l'XT1. Qui invece dobbiamo acquistare un telecomando wireless 2,4, non è in dotazione, quindi valuta bene l'acquisto. Se hai intenzione magari di aggiungere in futuro anche altri illuminatori sempre della Godos, di prendere il telecomando che supporta più illuminatori, così potrai controllare tutto il tuo setup luci da un singolo telecomando. Con questo, diciamo quello più economico, l'RC-A6, puoi controllare solo un illuminatore. Però ricordo che l'ML60 bicolor ha anche il Bluetooth, quindi se ti scarichi l'applicazione per Apple o Android puoi anche modificare i vari parametri tramite questa applicazione, quindi se anche possiedi più illuminatori, creare un setup luci e ovviamente farti le tue impostazioni senza andare a modificare i valori per ogni singolo illuminatore. Riaccendiamo il nostro ML60, siamo quasi alla fine di questo video, però dovevamo anche parlare di un argomento molto importante per chi vuole utilizzare questo illuminatore nei propri video, quindi è rivolto ai videomaker,
quando vogliamo registrare un video dove dobbiamo anche inserire l'audio del parlato, come in questo caso. Ovviamente adesso noi siamo all'aperto e se avesse anche una ventola un po' rumorosa sarebbe coperto dai suoni ambientali della natura, però nel momento in cui andremo ovviamente a utilizzarlo in studio le cose potrebbero essere decisamente più fastidiose, proprio per l'esperienza che ho avuto con altri illuminatori con una ventola decisamente rumorosa. Qui vi garantisco che tra tutti i vari illuminatori che ho provato, Nanlite, Yongnuo e altre marche, attualmente l'ML60 ha la ventola più silenziosa che abbia mai sentito. E praticamente è come fosse un modello fanless. Ovviamente la ventola vi ricordo che serve per raffreddare il dissipatore e il dissipatore ovviamente per raffreddare il LED. La ventola, se volete, potete anche disattivarla, però avrete una potenza massima del 50% se ricordo bene, e qualora si surriscaldi va in protezione e si spegne. Comunque ti consiglio sempre di lasciarla accesa, anche perché, ripeto ancora una volta, è super silenziosa e il rumore che emette girando non si sentirà nella tua traccia audio. Bene ragazzi, allora siamo così arrivati al termine di questo video. Innanzitutto grazie per essere arrivato fino a questo punto di questo video dedicato all'ML60. È una cosa che tengo a dirvi, anche che non è un video affatto sponsorizzato dalla Godos e non devo aggiungere altro. Quindi detto questo, il mio consiglio, conclusioni finali, è che è un ottimo prodotto. Attualmente è quello che mi sento di consigliarti tra tutti quelli che ho provato. Mi riferisco anche avendo avuto l'opportunità di provare i Nanlite Forza 60, Forza 60 Bicolor, i modelli della Yongnuo. Chi mi segue nel canale sa di cosa sto parlando. Come rapporto qualità-prezzo, ripeto, è un ottimo prodotto, ok? Non ve lo regalano, però d'altronde ragazzi la Godos non è l'ultima arrivata nel mercato, ormai si sta facendo decisamente conoscere tra tutti i fotografi, ok? Quindi detto questo io vi saluto, vi lascio il link in descrizione se volete acquistarlo su Amazon, e se hai domande in particolare su questo prodotto e anche sull'ML60 normale ti aspetto nei commenti, e noi ci salutiamo e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!